Quella povera anatra non ebbe nemmeno il tempo di realizzare quale funesto destino le fosse capitato. In un istante, una rete di pallini la attraversò, uno di questi conficcandosi nel suo cervello. Subito le ali, abbandonate dalle forze, smisero di battere. Mentre precipitava verso le torbide acque del lago, nel suo occhio senza vita si rifletteva l'immagine delle compagne che volavano via, fugaci. Antonio era soddisfatto di quel tiro perfetto. Raccolse il pennuto dall'acqua e, non appena lo sollevò per il collo, il suo becco si aprì, facendo cadere sul fondo della barca un pesciolino, ancora vivo, che cominciò a dimenarsi freneticamente. Antonio, inizialmente attratto da un evento così insolito, si sentì caritatevole e lo buttò nel lago, dandogli così una seconda possibilità. La sua attenzione tornò allora al trofeo che stringeva in una mano. Appoggiò il corpo sulla catasta di suoi simili che aveva disposto nell'imbarcazione. Quella era stata una giornata molto proficua. Lasciò la barca sulla riva, nascosta dal canneto, e si addentrò nella foresta, con una cintura di anatre ciondolanti e la fedele doppietta tra le mani. Il giovane cacciatore, trainato da gambe che si muovevano di vita propria, vagava con la mente tra i sorrisi ammiranti degli amici che lo avrebbero accolto vittorioso. Talvolta, durante il cammino, i sensi lo riportavano alla realtà, stuzzicandolo con l'odore bagnato dell'aria fresca e i richiami degli animali che si celavano dietro i colori spenti di alberi scuri. Lui, però, subito si rifugiava nuovamente nelle fantasie di gloria che gli occhi dipingevano sul cielo grigio. Erano di gran lunga più gratificanti. Quando le sagome delle case del villaggio entrarono nel suo campo visivo, ne fu quasi triste. Avrebbe voluto passeggiare ancora un po' in compagnia dei suoi accomodanti pensieri felici, ma un vago sentore di malinconia lasciò presto spazio a un rinnovato entusiasmo. Davanti a lui si stagliavano sulla sponda fangosa fatiscenti casette di legno e alcune figure vagavano in un pigro viavai, scorrendo in un flusso di monotona quotidianità. Di certo non era il cupo paesaggio a rendere Antonio tanto allegro. Tra gli abitanti scorse un familiare cappello a cilindro, decorato con una margherita che sporgeva dalla logora fascia opaca. Apparteneva al sindaco McGraw. Jeffrey McGraw era più il capo del villaggio che un sindaco, ma tutti lo chiamavano Sindaco McGraw. Era un uomo corpulento, di mezza età, la faccia incorniciata da folti basettoni che sporgevano dal buffo cappello e un'espressione amichevole che rispecchiava il suo ottimismo perenne. Sembrava che a rendere difficile la lettura delle sue emozioni fossero solo quegli occhi, insolitamente grandi, che caratterizzavano l'intera popolazione del villaggio. Antonio pensava che fossero un tratto dell'etnia esotica a cui dovevano appartenere, ma non ne fu mai sicuro. Non appena raggiunse il sindaco, questi lo salutò calorosamente. Buon pomeriggio, giovane Antonio. Ma che bel bottino di guerra hai con te. Grazie, signor sindaco, rispose lui, felice che le sue speranze si stessero già materializzando. L'uomo gli appoggiò una mano quasi paterna sulla spalla. Non deve ringraziarmi, figliolo. È dovere di un gentiluomo complimentarsi davanti a un lavoro ben fatto. Ragazzo mio, lasciatelo dire. Tu devi essere un vero esperto. Il buon vecchio McGraw qui alla tua età non era mica così bravo. E mentre Antonio cercava di trattenere un sorriso troppo vistoso, il sindaco si infilò un sigaro in bocca. Era sul punto di accenderlo, quando Antonio, con un rapido gesto, glielo sfilò dalle labbra, per restituirglielo nel verso opposto. Stava per fumarselo al contrario. Grazie, ragazzo. McGraw si schiarì la voce e il suo sguardo si fece più serio. Ascolta, ragazzo, ti senti a tuo agio? Antonio lo guardò dritto in quei suoi grandi occhi preoccupati e gli rispose prontamente: sì, signor sindaco. Quella domanda gli era posta spesso dagli abitanti del villaggio, con quelle esatte parole. Si chiedeva se fosse una loro tradizione culturale, ma ogni qualvolta che aveva domandato se fosse effettivamente così, gli erano state date risposte vaghe, come se la domanda non fosse stata compresa. Gli dicevano che per loro era importante la sua salute, ma
quel modo di fare lo metteva comunque leggermente a disagio. Ne sono lieto, figliolo. Dimmi, volevi forse chiedermi qualcosa? Disse McGraw ricomponendosi. Così Antonio gli disse che quella sera avrebbe voluto imbastire una deliziosa cena a base di anatra arrosto, a cui il sindaco era caldamente invitato, e gli chiese anche se avesse visto il suo migliore amico, Tommy. Ma certo, quella piccola bestia era ciò che pesca, dietro la casa del signor Evans. Comunque, ragazzo mio, sono lusingato per l'invito. Stasera ci sarò sicuramente. Antonio ringraziò il sindaco e si allontanò sul sentiero fangoso che serpeggiava tra le catapecchie del villaggio. Tommy era lì, sulla riva, di spalle, concentrato sullo specchio d'acqua. Era un ragazzino poco più giovane di Antonio, ma non per questo più inesperto. Tutti lo ricordavano per la sua vivacità e i suoi scherzi infantili. Quanto al suo aspetto, era come se ne riflettesse il carattere. Era basso, scarno, aveva le lentiggini e nascondeva sempre i biondi capelli, perennemente scompigliati, sotto un berretto rosso. Dava decisamente più nell'occhio di Antonio con i suoi corti capelli castani. Tommy non aveva un cognome, era un orfanello adottato dal villaggio. Aveva dunque qualcosa in comune con Antonio. Ma lui, che non aveva mai conosciuto i genitori, che era nato dalla terra e non aveva appartenenza alcuna, era rimasto un sapore amaro in bocca, di rancore verso la vita. Antonio lo salutò in modo forse un po' macabro. Attirò la sua attenzione toccandogli la spalla con un becco d'anatra. Si aspettava una risata e invece Tommy gli rivolse uno sguardo mesto e disse: Poveri uccelli. Per un attimo Antonio si sentì in colpa e un momento dopo si arrabbiò improvvisamente per come l'amico aveva dovuto rovinare la celebrazione della sua vittoria. E quei pesci che hai nel secchio? Per loro non ti dispiace? Tommy, nuovamente rivolto verso il lago, rispose: Questo ti giustifica, forse? Per un attimo ci fu silenzio. Antonio si stava stizzendo, ma presto l'amico gli confessò, sorridendo, che lo stava provocando di proposito, e la tensione svanì nel suono di una risata. Talvolta ad Antonio Tommy risultava difficile da capire, in un modo irritante. Ciò nonostante lo considerava il suo migliore amico e conservava dei bei ricordi di lui. Gli disse della cena, poi si mise lì accanto a trattare i corpi delle anatre. Mentre l'amico attendeva che qualche pesce abboccasse all'amo, lui decapitava e spennava i pennuti. I due erano più concentrati sulle chiacchiere che su ciò che avevano per le mani. Giunta la sera, tutti gli invitati si erano radunati attorno a un grande tavolo di legno, all'aperto. Fortunatamente il tempo permetteva questo lusso. Un candelabro scalciava le tenebre e colorava di giallo fumanti pietanze, prevalentemente anatra arrosto e pesce. Seduti insieme ad Antonio e Tommy c'erano il buon vecchio sindaco, alcune famiglie e la maggior parte dei giovani del villaggio. Ad Antonio questi ultimi non erano mai piaciuti particolarmente. Certo, gli stavano simpatici, erano sempre tutti molto gentili con lui, ma a suo vedere mancavano di personalità. Se avesse dovuto distinguerli gli uni dagli altri solo sentendoli parlare, non ne sarebbe stato in grado. Per questo preferiva di gran lunga la compagnia del migliore amico. A volte era scontroso e difficile da comprendere, ma con lui si sentiva a suo agio e non si sarebbe mai annoiato. Tommy era seduto vicino a una bambina, Alice. Lui la trattava a volte come una sorellina, a volte come una figlia. Era protettivo nei suoi confronti e le insegnava molte cose. Anche Antonio aveva finito per farlo un po' da fratello maggiore, non solo perché Tommy vi era affezionato, ma anche perché la sua timidezza e il suo buon cuore gli suscitavano tenerezza. Tutti già si godevano le chiacchiere e il cibo, quando McGraw richiamò i suoi cittadini al silenzio e propose un brindisi. Sollevò al cielo una deforme tazza di ferro e, maneggiandola come un calice raffinato, dedicò alcune parole a quel virtuoso giovanotto che era Antonio, ringraziandolo per il meraviglioso banchetto che aveva allestito. Il ragazzo si sentì allora in dovere di ricambiare. Disse che dopo tutto egli doveva questo e di più a coloro che lo avevano salvato e accolto nella loro dimora. Pronunciando quelle parole,
sentì il cuore scaldarsi. Ogni volta che gli tornava alla mente il ricordo di com'era finito nel villaggio, si sentiva d'improvviso estremamente grato ai suoi ospiti, di un tipo di gratitudine che lo avrebbe condotto a fare di tutto per loro e ne sarebbe stato felice. Accadde pochi mesi prima. Allora Antonio stava viaggiando in solitudine, in cerca di fortuna. Aveva abbandonato una casa in cui subiva costantemente abusi da genitori insensibili ed egoisti. Per ripicca e per necessità si era portato via il denaro e il cavallo del padre. Voleva allontanarsi il più possibile da dove era partito, così proseguì di città in città, in uno stato di costante alienazione e timore del prossimo. Non parlava mai con nessuno che non fosse un negoziante o un albergatore. Era come un fantasma. Un giorno, mentre cavalcava per la foresta, dei predoni gli tesero un'imboscata. Bastarono pochi spari per terrorizzare il cavallo. Antonio perse l'equilibrio e la bestia imbizzarrita lo disarcionò. La caduta fu preceduta da attimi di puro terrore. Nell'arco di pochi secondi realizzò di essere spacciato. Quando cadde al suolo, sbatté la testa e perse coscienza. Il suo corpo rotolò fuori dal sentiero e cadde tra gli alberi. Con sua grande sorpresa si risvegliò, e non circondato da orrendi briganti armati fino ai denti, ma da volti amichevoli e compassionevoli. A quanto pareva, alcuni abitanti del villaggio avevano assistito alla scena e dopo aver respinto i predoni lo avevano soccorso. Era sfuggito a una morte atroce e il fato lo aveva condotto in un luogo di anime gentili. Non si trattava solo di un debito di vita. La gente del villaggio gli aveva dato tutto l'amore e la considerazione che aveva sempre voluto. Lui gli doveva tutto. Tommy, che stava giocando dolcemente con i capelli di Alice, gli sorrise e tutti applaudirono. Finito il tempo per le smancerie, il banchetto ritrovò allegramente il suo ritmo. Fu una serata felice, di calore umano. Dopo la cena e i saluti, ognuno tornò alla propria decadente abitazione. Antonio, Tommy e Alice dormivano tutti sotto lo stesso tetto. Sai, a cena mi è tornato in mente quello che è successo con i predoni. Disse Antonio una volta giunti alla casetta. Sei fortunato che non erano orchi. Gli rispose l'amico. Antonio sorrise, come per una battuta, ma si accorse che Tommy invece non aveva battuto ciglio, come se fosse stato serio. I ragazzi si coricarono nei loro letti e, dopo essersi scambiati un augurio di buonanotte, si addormentarono in pochi minuti. Antonio, avvolto dalla calda coperta, in compagnia dei cari amici, in quella fresca casetta, in una placida notte, buia e silenziosa, dormì come un bambino, dopo la fiaba raccontata dalla mamma. La mattina seguente, poco dopo l'alba, lo svegliarono i versi sgraziati di un gatto spaventato. Si scrollò di dosso la coperta e si alzò in piedi per liberarsi rapidamente dal torpore. Quel giorno sarebbe uscito per un'escursione, non tanto con l'intenzione di cacciare, quanto più con quella di perdersi nella quieta foresta che tanto amava. Si sarebbe comunque portato appresso il fucile, nel caso in cui si fosse imbattuto in qualche preda rilevante. Amava trascorrere le giornate in questo modo. Indossò la giacca, imbracciò la doppietta e prima di uscire rivolse uno sguardo affettuoso ai compagni di stanza ancora addormentati. Nel frattempo il gatto continuava a minacciare con frustrazione. Antonio lo vide in lontananza, che soffiava arretrando con la nera pelliccia gonfia. Pareva che ad agitarlo tanto fosse la presenza di un abitante del villaggio. Un uomo gracile che rimaneva lì, immobile, con le braccia penzolanti, fissandolo con i suoi grandi occhi neri. Sapeva che la gente del posto non aveva una grande affinità con gli animali domestici. Volse lo sguardo alle scure conifere e si avviò per la sua passeggiata. Il cielo era dello stesso tetro grigio dei giorni precedenti, nuvoloso ma non abbastanza da oscurare il sole.
Antonio camminava ormai da un paio d'ore quando sentì sulla testa la prima goccia. Stava cominciando a piovere e questo significava che, sfortunatamente, ora sarebbe dovuto tornare al villaggio. Rapidamente la pioggia si intensificò, riversandosi sugli alberi e allagando il terreno. Antonio avanzava fradicio, coperto di abiti gelidi e bagnati. A ogni passo le scarpe affondavano nel fango, schizzandogli i pantaloni, e con l'acqua che gli colava negli occhi riusciva a malapena a vedere le orecchie colme del fragoroso scrosciare. In quel momento non pensava a nulla. Cercare di concentrarsi in quelle condizioni sarebbe stato troppo frustrante. Semplicemente continuava a camminare, imperterrito. All'improvviso, però, qualcosa lo riportò al presente. Una voce misteriosa nella foresta chiamava il suo nome e continuava a ripeterlo più e più volte, in tono quasi scherzoso. Antonio iniziò a inquietarsi e lentamente si accorse che quanto più avanzava, tanto meglio sentiva il richiamo. Si stava avvicinando. D'un tratto scorse davanti a sé come la sagoma di una persona che si fondeva con quella di un grande albero morente. Continuava a camminare e l'immagine di colui che chiamava si faceva sempre più vivida. Ora davanti ad Antonio si stagliava, comodamente adagiato sul grigio albero, un uomo stranamente alto e scarno che indossava una bombetta e neri abiti eleganti. Non riusciva a vederlo in faccia, poiché un fitto velo di pioggia ne confondeva le apparenze. Lo sconosciuto continuava a chiamarlo e sembrò facesse anche un cenno con le scheletriche dita. Ancora pochi passi. Ora Antonio era di fronte a quell'ombra e nella testa fremeva per la paura. Formulava freneticamente ipotesi su chi avesse davanti. Nessuna sensata. Non voleva dare a vedere il timore. Così non si scompose e non abbassò mai lo sguardo. Credeva di essere faccia a faccia con un fantasma. Buongiorno Antonio. Gli disse quello con tono cordiale. Ti va una mela? Proseguì, porgendogli il frutto con un gesto elegante. Antonio non rispose. Forse ne avrai voglia più tardi. Concluse allora la sagoma, ritraendo il sottilissimo braccio. Vedi, io sono qui per aiutarti. Ti mostro una cosa. E così dicendo lanciò qualcosa ai piedi del ragazzo. Forse una manciata di sassi. È carne. Più precisamente i resti delle anatre di ieri sera. Era seppellita nella foresta. Non lo trovi strano? Un'ondata di paura attraversò Antonio. Ci hai spiati? Chi sei? L'ombra non rispose. Il volto vanescente sembrò quasi accartocciarsi all'udire la domanda, come digrignando enormi denti. Sai Antonio, non si può digerire il cibo senza un apparato digerente. Antonio strinse nelle mani il fucile. Cosa c'è? Hai sentito di nuovo quel fastidio? Forse non è una cosa su cui ti sei mai concentrato, ma io so che tu hai spesso la sensazione che qualcosa non quadri. C'è qualcosa di storto e lo senti nei piccoli dettagli. Come ti dicevo, sono qui per aiutarti. Ti darò un consiglio. Vattene finché puoi. Sei nella terra del ragno. In verità non ho intenzione di svelarti di cosa sto parlando. È più divertente se lo scopri da solo. E le risposte che cerchi giacciono sul fondo del lago. Ti aspettano, contorcendosi. Sai, ho scommesso che avresti preso l'iniziativa. Non mi deludere. Ti saluto, Antonio. Congedando così il suo interlocutore, la scura presenza si raddrizzò e lentamente, quasi danzando, girò attorno all'albero, scomparendo dietro l'enorme tronco. Il ragazzo rimase immobile per un attimo, sotto la pioggia. Lo sconosciuto
Non lo aveva visto allontanarsi. Temeva che fosse rimasto in agguato dietro l'albero. Si preparò a sparare, ma una volta oltrepassato non vide nessuno. Quando fu davanti alle logore casette, la pioggia si era fatta temporale. All'esterno non c'era anima viva e i fulmini accendevano di blu le nuvole e riempivano il silenzio lasciato dai vivi. Spinse in avanti la scricchiolante porta di assi e trascinò le scarpe gocciolanti all'interno di casa. Tommy e Alice lo salutarono, ma lui non rispose. Senza nemmeno togliersi la giacca di dosso, si sedette su una sedia in un angolo e rimase lì per degli attimi a fissare il vuoto con gli occhi spalancati. Aveva ancora la doppietta tra le mani. Stai bene, Antonio? Chiese allora preoccupata la bambina. Lui non si voltò, mosse rapidamente gli occhi e dopo un momento di esitazione rispose: Sì, Ellie, tutto a posto. Non sembra sia tutto a posto. Incalzò Tommy. È che il temporale mi ha colto alla sprovvista. Deglutì. C'è di più in realtà. Nella foresta credo di aver visto un fantasma. Un fantasma? Chiese Alice meravigliata. Sì, ma forse me lo sono immaginato. Guardava in basso. Si prese un altro attimo per pensare. Noi siamo amici, vero? I due risposero quasi all'unisono. Sì. Disse Alice. Tommy fu più determinato. Ma che stai dicendo? Certo che lo siamo. Antonio, pur sentendosi molto infantile, si sentì rincuorato. Non poté trattenere una smorfia a forma di sorriso, ma era voltato e non lo videro. Cos'è successo nella foresta, Antonio? Chiese Tommy. Per un momento il ragazzo fu quasi sul punto di rispondergli, ma qualcosa lo trattenne. Lui stesso non era ancora riuscito a comprendere cosa fosse successo, se tutto ciò avrebbe avuto una reale importanza. Era scosso e confuso e l'istinto gli suggerì che per il momento sarebbe stato più facile tacere. L'agitazione di Antonio sembrava aver contagiato anche la bambina, così Tommy decise di non andare oltre. Dai, Antonio, vieni qui. Possiamo giocare tutti insieme. Si stava riferendo a un vecchio gioco da tavolo che li aveva sempre divertiti molto in passato. Raccolse da un cassetto una logora scatola di legno, recante sul dorso il disegno sbiadito di un drago. Vi va? Dopotutto, che altro avrebbero mai potuto fare durante quella furiosa tempesta? Alice, ancora preoccupata, annuì timidamente. Antonio rimase ancora in silenzio per un attimo. Si sentì un tonfo sul pavimento. Aveva lasciato cadere la doppietta. Scarica. Sì, mi va. Mi raccomando, datemi un po' di filo da torcere. L'ultima volta vi ho stracciati. Si vantò Tommy. Il suo migliore amico si stava già riprendendo. In realtà l'ultima volta per poco non ha vinto Alice. Lo aveva provocato apposta. Bastarono pochi minuti di gioco perché la tensione si diradasse completamente. Ora l'attenzione dei ragazzi, che si erano seduti sul pavimento, era rivolta unicamente a quelle pedine metalliche, quel logoro campo da gioco di tessuto, le facce tramanti degli avversari. Ogni cosa, illuminata da una lanterna arrugginita, luccicava fievolmente. Fu una partita molto lunga, fatta di risate, sguardi di sfida, pugnalate alle spalle e colpi di scena. Il gioco aveva liberato i ragazzi dalle preoccupazioni e dalla tempesta e li aveva trasportati in una dimensione di fantasia in cui persino la piccola, dolce Alice poteva essere spavalda e mettere in difficoltà i fratelloni. Tra incredibili viaggi, incontri mostruosi e sanguinose battaglie, il tempo volò via e quando fu decretato il vincitore era già tarda sera. Con grande sorpresa di Tommy, fu il migliore amico a vincere. Antonio era davvero felice e non perché aveva vinto, quello era irrilevante. Si sentiva il cuore leggero per il tempo trascorso in intimità con i suoi più cari amici. Dopo la partita, i tre cenarono con del cibo in scatola, commentando quel caro passatempo che tra loro aveva coltivato tanta intesa. Si era fatta notte fonda e il temporale ancora infuriava al di là delle spesse pareti di legno.
Talvolta la luce di tuoni invadeva la stanza, attraversando una modesta finestrella di vetro. Era ora di dormire, così i ragazzi si coricarono nei loro letti, nascondendosi sotto le coperte dai lampi e dal freddo. A quel punto Tommy rivolse ad Antonio una domanda Ti senti a tuo agio? e lui, senza esitazione e con voce sincera, rispose Sì. Tutti e tre si scambiarono un augurio di buonanotte. Adesso Antonio era solo con i suoi pensieri, che si adagiavano dolcemente davanti ai suoi occhi, sul soffitto scuro. Gli dispiaceva di aver spaventato i suoi cari amici e gli dispiaceva di non essere riuscito a raccontare loro ciò che aveva visto. Ancora non sapeva cosa fosse successo davvero nella foresta, ma decise che il giorno seguente avrebbe detto tutto ciò che poteva ai compagni di stanza. Non c'era nessun altro al mondo che meritasse di più la sua fiducia. Avrebbero fatto luce sul mistero del fantasma insieme. Mentre rifletteva in silenzio, era dolcemente accarezzato da una rassicurante sensazione di calore umano e presto si addormentò senza fatica.